Un saluto a tutti cari ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento Citroën 2 cavalli Charleston, la leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini in scala 1:8, uscita numero 26. Andiamo subito a dare un'occhiata alle pagine del fascicolo, così chi avesse anche piacere, ovviamente quanto sto adesso facendo vedere è destinato a coloro i quali per una ragione o per l'altra non hanno fatto questa collezione. Vi anticipo già, come anche ho scritto sul gruppo di Facebook, sapete che ho 4 gruppi, uno per ogni collezione che sto costruendo. Nella playlist del canale la potete trovare. Stavo dicendo che ho messo un messaggio dove ci sono delle discrepanze, guardate anche voi, mi potete dare conferma o meno, sui codici identificativi di certi componenti che poi non corrispondono a quello che è poi il montaggio. Ci ho lavorato parecchio e alla fine io sono giunto a una conclusione che vedremo poi nel montaggio numero 27. Vi ho dato solo questa anticipazione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché potrebbe anche essere che magari Michele ha interpretato male, però sinceramente parleremo meglio di questo nel numero 27. Siamo quasi giunti al termine di questo ricco fascicolo illustrato con tanto da leggere. Per chi ama questo modello, oltre ad acquistare il modello stesso, ha anche una ricca storia di tutto quello che gira intorno a questa auto e alla Citroën stessa. Ed eccoci qua. Allora, per questa sessione di lavoro non ci sarà necessità di alcun lubrificante, perché le 2 serie di viti contenute all'interno sono da avvitare esclusivamente nella plastica. Qui abbiamo il cilindro della sospensione sinistra, base anteriore e posteriore della sospensione sinistra, 2 serie di viti BP GP contraddistinte dal colore azzurro, mentre quelle che vanno avvitate nel metallo sono di colore nero, e con la P finale plastica, quelle in metallo, ovviamente c'è la M di metallo. Bene, andiamo subito a mettere 2 viti BP, montaggio molto semplice.
Probabilmente non è necessaria in questa plastica crearsi il filetto, ma io preferisco farlo per essere più tranquillo ed evitare magari in altri montaggi di commettere qualche errore e rompere un elemento. Qui non abbiamo alcuna posizione obbligatoria, possiamo inserire sia così che così. Sì, no, guardavo dove ci sono i punti di lavorazione qua, dello sfrido di lavorazione, quindi li metto uno contro l'altro, anche se poi questo, come verrà posizionato, sarà comunque coperto. Controllate sempre che sia tutto a filo e poi stringete. Bene, a questo punto l'unica accortezza che dovete avere è che dovete posizionarlo in modo che i due fori, dove avete appena inserito le viti, siano collocati verso l'alto, perché poi saranno coperti dalla carrozzeria. Quindi nella parte sotto, girando il modello, vedrete la marmitta completamente liscia. A questo punto andiamo ad inserire questi, così. Perfetto. Prendiamo adesso due viti GP, con il dito pollice e il dito indice, sfreghiamo il sacchetto e apriamo facilmente il sacchetto stesso. Andiamo a crearci i filetti qua. Intanto vi ringrazio delle visualizzazioni e delle iscrizioni. Siamo quasi arrivati a 200.000 visualizzazioni totali. Vi ringrazio con tutto il mio cuore, ragazzi. Se avete piacere, mi rivolgo a quelli che mi guardano ma non si iscrivono. Iscrivetevi pure, è gratuito, a voi non costa nulla e a me aiuta molto. E attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E Michele così sarà ancora più contento. Grazie ragazzi. Ed eccoci qua. Adesso prendiamo il telaio e lo mettiamo come in figura. Vedete? Abbiamo questo riferimento qui. Quindi lo mettiamo così. Ok. Allora, quindi questa, come abbiamo detto, è l'anteriore sinistro. Che va messa così. Qua. State attenti quando maneggiate questo telaio perché
è quasi tutto in metallo, ma queste parti qui, questa e quella di là che io ho tolto, perché qualcuna si è potuta togliere così evito di romperle, sono in plastica, così come anche queste. Quindi fate attenzione, perché prendete il modello e potete danneggiarlo, e sarebbe un peccato. Poi prendiamo le due viti GP e andiamo ad inserirle facendole passare nel foro dedicato. A qualcuno è capitato che ha trovato i fori dietro chiusi. Bene, non vi preoccupate, prendete un chiodo dello stesso diametro della vite, lo inserite all'interno del foro e con un martello date un colpetto e vedrete che il foro dietro si libererà subito. La puntiamo soltanto, la stringeremo quando saremo certi che tutto sarà perfettamente allineato. Guardate, vedete? Questo può stare diritto o può stare storto. Ecco perché vi dico, controllate sempre tutto. Anche se ha la sua sede, voi controllate che sia tutto diritto. Alla fine sono queste piccole attenzioni che rendono il modello sicuramente migliore. Ecco qua. Perfetto. A questo punto direi che il montaggio del fascicolo numero 26 è terminato. Stavo pensando cosa potervi altro dire. Adesso seguitemi, perché andrò a presentare anche il video numero 27, il video numero 28 e il video numero 29, come sicuramente avrete anche visto dal video precedente dell'unboxing. Bene. Guardate ragazzi, io parlo e ho sbagliato. Vedete, guardate, non lo voglio tagliare il pezzo, non voglio rifare il video, vi faccio vedere. I fori non devono essere così. Poco male, basta svitarne uno. L'importante è accorgersene. Ecco qua. Svitiamo questo, sfiliamo, mettiamo i fori in su. Chissà quanti di voi durante il montaggio avranno detto: Michele, guarda che lo stai montando in maniera non corretta. Però, come vi dico sempre, controllate. Ecco qua, vedete? Poco male. Voilà, controlliamo la direzione, va bene. Ecco qui, fori rivolti verso l'alto, così quando andremo a girare il modello vediamo la marmitta completamente, scusatemi, la marmitta, non la marmitta, ma i due componenti del cilindro delle sospensioni. Ecco qua. Adesso, prima di chiudere questo video, andiamo a vedere una panoramica di quello che abbiamo montato fino al fascicolo numero 26. Ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Questo è il punto in cui siamo arrivati col montaggio numero 26 di questa mitica utilitaria francese,
la Citroen 2 cavalli Charleston in scala 1:8. Abbiamo un paraurto riprodotto fedelmente e in plastica addirittura verniciata, addirittura abbiamo anche i rivetti che sono stati riprodotti. Abbiamo il cofano anteriore, tutto in metallo, anche la retina in metallo. Guardate che bello il logo Citroen. Qui poi andremo a mettere i numeri, sceglieremo noi la targa che vorremmo personalizzarci. Abbiamo il cruscotto. Qui, come potete vedere, abbiamo una spina elettrica, la chiave, plastica la parte nera, metallo la parte argentata, che creerà il contatto per simulare l'accensione del motore e l'accensione delle varie luci. Qui abbiamo il treno di gomme, il telaio che avete appena visto, il sedile. Cosa devo dirvi? Qui abbiamo una riproduzione meravigliosa tra liscio in metallo, elastici come in quella vera, con ganci metallici, fascia lombare e sacrale che arriva fino alle ginocchia come in quella vera, tessuto simil pelle. C'è da rimanere veramente esterrefatti davanti a una riproduzione così attenta. Il motore, a parte i dischi e quello che vedete qui che è gomma e plastica, e il filtro che è in plastica, il resto è tutto in metallo. E questa è solo parte del motore. Portiera anteriore sinistra, verniciatura splendida, cerniera in metallo, tutta in metallo. Questa è plastica. Guardate l'apertura a bascula dei vetri, come in quella vera. Poi con una leggera pressione sulla parte argentata c'è un punto in cui blocca il vetro e non lo fa aprire più. Bene, se amate questo modello, questa è sicuramente una riproduzione ricca di particolari, sia per quanto riguarda il modello, che è la parte principale per la quale appunto abbiamo deciso di fare questa collezione, e sia, e non da meno, per tutta quella che è la ricchezza dei contenuti dei fascicoli, sia come immagini che come storia. Bene, ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale su Facebook, o meglio al gruppo su Facebook, e iscrivetevi al canale di Michele Armonica, il canale che non si occupa del solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà e quindi meno esperienza nel campo di modellismo, per evitare che possiate fare errori. Quindi Michele vi ringrazia del vostro tempo, abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri più cari e vi augura un sereno proseguo di giornata. Ciao ragazzi!